Ascoltami molto attentamente. Ciò che sto per dirti trasformerà completamente il tuo modo di interagire con le persone tossiche per sempre. Hai mai incontrato qualcuno che è entrato nella tua vita come una nuvola temporalesca? Non portando pioggia per aiutarti a crescere, ma fulmini destinati ad abbatterti. I loro occhi si restringono quando parli. Le loro parole tagliano più profondamente di qualsiasi lama. E tu cosa fai? Ti affanni a spiegarti, a difendere la tua esistenza, a giustificare i tuoi sogni. Ma non capisci, lo sto facendo perché... Se solo ascoltassi il motivo per cui mi sento così. Non sto cercando di essere difficile, voglio solo... Fermati. Proprio. Adesso. Il più grande ostacolo al vivere è l'aspettativa, che si appende al domani e perde l'oggi, disse Seneca. Eppure eccoti qui, ad aspettarti che persone, che hanno già deciso di fraintenderti improvvisamente, vedano la luce. Perché stai sprecando respiri preziosi spiegandoti a qualcuno che si è già fatto un'idea su di te prima ancora che tu aprissi bocca? Perché versare il tuo cuore a persone che non riescono nemmeno a riconoscere l'oscurità nelle loro stesse anime? Sei stato addestrato fin dall'infanzia. Se spiego con sufficiente chiarezza, mi capiranno. Questa è una bugia pericolosa. Alcune persone non sono capaci di capirti, non perché lo stai spiegando male, ma perché capirti non serve al loro scopo. Il loro scopo è prosciugarti, farti dubitare di te stesso, mantenerti piccolo. Ho osservato la mia amica più stretta passare 3 anni cercando di giustificare il suo cambio di carriera a suo padre. 3 anni di spiegazioni dettagliate, suppliche emotive, argomentazioni logiche. Sai cosa ha cambiato la sua opinione? Niente, perché non ha mai voluto capire, voleva controllare. Quando ti svegli al mattino, di a te stesso: le persone con cui avrò a che fare oggi saranno invadenti, ingrate, arroganti, disoneste, invidiose e scontrose, ci ricordava Marco Aurelio. Alcune persone entrano nella tua vita con demoni già sulle loro spalle. Questi demoni non sono soprannaturali. Sono insicurezze che indossano pelle umana. Sono il collega che sabota le tue idee, il parente che sminuisce i tuoi successi, l'amico che scoraggia sottilmente le tue ambizioni. Hanno bisogno che tu rimanga piccolo, perché la tua crescita evidenzia la loro stagnazione. Ogni volta che ti difendi, dai a questi demoni più potere. Ogni spiegazione alimenta la loro fame. Ogni giustificazione convalida il loro diritto di giudicarti. Come insegnava Epitteto, fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. Cosa è in tuo potere? Le tue scelte, le tue azioni, la tua risposta. Cosa non lo è? La capacità degli altri di capirti. Non devi spiegazioni a nessuno per vivere in modo autentico. Non hai bisogno di permesso per superare relazioni che ti limitano. Non devi scusarti per scegliere la pace invece del caos. Affrontare i vampiri energetici nella tua vita. Il percorso verso la trasformazione personale inizia quando finalmente comprendi questa verità. Esisti per vivere autenticamente, non per soddisfare le aspettative degli altri. Questi demoni nascosti in forma umana stanno lavorando oltre l'orario per farti mettere in discussione tutto di te stesso. Piantano semi di dubbio con osservazioni casuali. Sei sicuro che sia una buona idea? Minimizzano le tue vittorie. Beh, non è così impressionante considerando. Riformulano costantemente il tuo valore attraverso la loro lente distorta. Quando qualcuno è adeguatamente radicato nella vita, non dovrebbe dover cercare approvazione al di fuori di sé, ci ricorda Epitteto. Eppure questi vampiri energetici hanno perfezionato l'arte di farti credere che il tuo valore dipenda dalla loro convalida. Pensaci. Perché stai disperatamente cercando di spiegarti a qualcuno che ha già deciso di non capire? Perché sprecare energia preziosa cercando l'approvazione di persone che segretamente sperano che tu fallisca? Ho seguito una donna che ha trascorso 15 anni, cercando di giustificare le sue scelte di carriera a sua madre. Ogni conversazione diventava un caso di difesa in cui era sia imputata che avvocato. Il giorno in cui ha smesso di spiegare è stato il giorno in cui ha rivendicato il suo potere. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri, scrisse Marco Aurelio.
ma queste influenze tossiche corrompono i tuoi pensieri, facendoti credere che hai bisogno del loro permesso per esistere. È ora di affrontare lo specchio. Quella è l'unica persona che merita una spiegazione. Solo tu devi comprendere le tue scelte. Solo tu devi allinearti con i tuoi valori. Solo tu devi rimanere fermo nella tua verità. Smetti di cercare di convincere persone che hanno già preso una decisione su di te. Smetti di spiegare la tua visione a persone con visione volutamente offuscata. Il tuo scopo non è convincere nessuno del tuo valore, è viverlo pienamente, senza scuse. E questo è precisamente ciò che fa infuriare queste forze negative. Non sopportano vederti abbracciare il tuo autentico sé senza cercare la loro approvazione. Ti vogliono diminuito, dubbioso e costantemente in cerca di giustificarti, perché la tua sicurezza evidenzia la loro insicurezza. La migliore vendetta è non essere come il tuo nemico, disse Marco Aurelio. Quindi smetti di giustificare le tue decisioni, smetti di difendere i tuoi confini, smetti di sentirti in colpa per aver rimosso persone tossiche dalla tua vita. Non sei stato messo su questa terra per rendere gli altri a proprio agio con la tua crescita. Sei qui per camminare nel tuo potere indipendentemente da chi questo rende a disagio. Questi demoni nelle persone esisteranno sempre. Ci saranno sempre critici in attesa di abbatterti, di mettere in discussione i tuoi motivi, di farti sentire piccolo, ma non devi confrontarti con loro, non devi spiegare, lascia che rimangano nella loro oscurità mentre tu avanzi con sicurezza nella tua luce. Ricorda questa verità, impressa nella tua anima, il tuo valore non è in discussione. Non hai bisogno di convincere nessuno del perché meriti successo, amore o pace. Quante ore hai sprecato a spiegarti? Quanta energia hai consumato cercando di giustificare scelte che non avevano bisogno di giustificazione? Quando finalmente interiorizzi che non devi spiegazioni, è come se delle catene cadessero. Le tue decisioni provengono dal tuo cuore unico, dalla tua anima e dalla tua esperienza. Non hanno bisogno di convalida esterna per essere legittime. Perché non devi mai giustificare il tuo percorso con nessuno. Hai mai notato come certe persone sembrano nutrirsi della tua energia mentale? Sono come parassiti spirituali che ti succhiano via la gioia offrendo in cambio solo critiche e dubbi. È il momento di prendere una decisione che cambierà la tua vita. Smetti di permettere a queste influenze tossiche di controllare il tuo stato emotivo. La loro amarezza, gelosia e negatività non sono un fardello che devi portare. Se sei afflitto da qualcosa di esterno, il dolore non è dovuto alla cosa stessa, ma alla tua valutazione di essa. E questo hai il potere di revocare in qualsiasi momento, scrisse Marco Aurelio. Questa saggezza antica contiene la chiave della tua libertà. Sei l'unico responsabile di 3 cose: la tua pace, la tua crescita e la tua felicità. Tutto il resto, lascialo andare. Questo significa costruire confini più forti delle mura di una fortezza per proteggere la tua energia da persone determinate a trascinarti nella loro oscurità. Questi vampiri energetici esisteranno sempre. Cercheranno di farti mettere in discussione il tuo valore, le tue decisioni, la tua stessa essenza. Ma ricorda questa verità cruciale: non devi confrontarti con loro, non devi loro la tua energia, le tue spiegazioni o la tua pace. Non sei stato messo su questa terra per salvarli dai loro demoni. Sei qui per proteggerti dall'essere consumato da loro, per elevarti al di sopra del loro pensiero limitato, per entrare pienamente nel tuo potenziale. In questo mondo caotico è pericolosamente facile rimanere intrappolati nel dramma degli altri, le opinioni degli altri, le pressioni sociali e il peso delle responsabilità possono rubare la tua pace più velocemente di un ladro nella notte. Ma ecco la rivelazione che trasformerà la tua vita. Mentre non puoi controllare come gli altri ti trattano o quali sfide affronti, puoi assolutamente controllare il tuo stato interiore. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza, ci ricorda Marco Aurelio. Tutti affrontiamo ostacoli che ci scuotono fino al midollo, ma in mezzo a questo caos, la tua pace rimane l'unico tesoro su cui hai completa autorità di proteggere.
Quando ti concentri sul preservare la tua pace, smetti di permettere a circostanze esterne di dettare la tua condizione interna. Troppo spesso cediamo la nostra serenità per soddisfare le aspettative degli altri. Ci esauriamo cercando di compiacere tutti, di vivere secondo i loro standard, di evitare conflitti a tutti i costi. Ma in questa frenetica danza di compiacimento sacrifichiamo ciò che conta di più, il nostro benessere. Ascolta attentamente, non devi la tua pace a nessuno, non alla tua famiglia, non ai tuoi amici, non ai tuoi colleghi. La tua serenità è un tuo diritto di nascita, non qualcosa da contrattare per rendere gli altri a proprio agio. Il momento in cui dai priorità alla tua pace, rivendichi il tuo potere, sviluppi la capacità di rimanere centrato anche quando la vita ti lancia contro il peggio. Questo non significa che le sfide non arriveranno, lo faranno, ma le affronterai con una fermezza che deriva dalla protezione del tuo santuario interiore. Come notava saggiamente Seneca, soffriamo più spesso nell'immaginazione che nella realtà. Quando ti concentri sulla tua pace, smetti di catastrofizzare. Ti liberi dal permettere al caos della vita di controllare le tue emozioni. Il mondo ti tirerà in innumerevoli direzioni. Le persone cercheranno di rendere i loro problemi i tuoi. Ma non devi caricarti di fardelli che non sono tuoi. Non hai bisogno di spiegare perché scegli la pace invece del dramma. Il tuo viaggio è solo tuo, nessuna spiegazione necessaria. Perché alcuni non comprenderanno mai il tuo viaggio. Quando finalmente ti impegni a proteggere la tua pace interiore, accade qualcosa di straordinario. Inizi naturalmente a liberarti di tutto ciò che prosciuga il tuo spirito, relazioni tossiche, stress inutile, il disperato bisogno di convalida esterna. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri, scrisse Marco Aurelio. E quando ti concentri sulla pace, i tuoi pensieri si trasformano. Smetti di assorbire il caos degli altri come una spugna. Invece stabilisci confini solidi, dicendo no senza sensi di colpa, rifiutandoti di confrontarti con persone che prendono senza sosta, senza dare, e difendendo il tuo benessere anche quando crea tensione. Ho seguito un uomo che ha trascorso 20 anni cercando di spiegare le sue pratiche spirituali alla sua famiglia. Ogni festa diventava un campo di battaglia finché non ha realizzato qualcosa di profondo. La loro comprensione non era necessaria per il suo viaggio. Il giorno in cui ha smesso di cercare la loro approvazione, la sua pratica si è approfondita in modi che non aveva mai immaginato possibili. Fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene, consigliava Epitteto. Cosa è in tuo potere? I tuoi confini, le tue risposte, la tua pace. Hai ogni diritto di dare priorità al tuo benessere mentale, emotivo e fisico. Questa non è egoismo, è sopravvivenza. È riconoscere che senza pace interiore non hai nulla di sostanziale da offrire a nessun altro. La vita metterà continuamente alla prova il tuo impegno per la pace. Le persone premeranno i tuoi pulsanti. Le circostanze minacceranno la tua stabilità. Ma con la pratica sviluppi un nucleo incrollabile che rimane stabile anche quando tutto intorno a te è nel caos. Potresti lasciare la vita proprio ora. Lascia che questo determini ciò che fai, dici e pensi. Marco Aurelio ricordava a se stesso. Questa prospettiva taglia attraverso le preoccupazioni banali e ti concentra su ciò che conta veramente. La tua pace diventa un'ancora che ti radica quando le tempeste della vita infuriano. Non si tratta di diventare passivi, tutto il contrario. Quando sei centrato, rispondi alle sfide con saggezza piuttosto che reagire da emozioni innescate. Ecco cosa la maggior parte delle persone fraintende sulla pace interiore. Non si tratta di evitare conflitti o conversazioni difficili, si tratta di affrontare le sfide con compostezza, si tratta di affrontare le avversità sapendo che controlli la tua reazione, non la circostanza. Non ogni battaglia ha bisogno di essere combattuta, non ogni accusa ha bisogno di essere difesa, non ogni critico ha bisogno di essere convinto. A volte la risposta più potente è proteggere la tua pace non impegnandoti affatto. Il compito principale nella vita è semplicemente questo:
identificare e separare le questioni in modo che io possa dire chiaramente a me stesso quali sono elementi esterni non sotto il mio controllo e quali hanno a che fare con le scelte che effettivamente controllo, insegnava Epitteto. Sii preparato. Alcune persone non capiranno mai il tuo impegno per la pace, ti chiameranno egoista per aver stabilito dei confini, ti etichetteranno come freddo per non aver assorbito il loro dramma, criticheranno la tua trasformazione perché evidenzia la loro stagnazione. Va bene così, non hai bisogno del permesso o della comprensione di nessuno per proteggere ciò che è legittimamente tuo. Mentre continui a dare priorità alla tua pace, noterai cambiamenti profondi. La tua energia si espande, il tuo pensiero si chiarisce, la tua creatività fiorisce, smetterai di sentirti sopraffatto da ogni evento esterno e inizierai a sentirti più in controllo del tuo paesaggio interiore. Tu conti. Punto. Questa non è una frase motivazionale, è una verità fondamentale. Tu conti non per i tuoi successi, connessioni o status sociale, ma semplicemente perché esisti. Quando ti alzi al mattino, pensa che privilegio prezioso è essere vivo, respirare, pensare, godere, amare. Marco Aurelio ricordava a se stesso quotidianamente. Il tuo valore intrinseco non può essere misurato dalla convalida esterna o dalle opinioni degli altri. Siamo stati condizionati a cercare convalida attraverso i successi, il riconoscimento e il confronto. Ma la tua importanza non è determinata da questi segni fugaci. Tu conti perché sei unicamente tu. Non c'è mai stata, né ci sarà mai, un'altra persona con la tua esatta prospettiva, talenti e scopo. Anche nei giorni in cui ti senti invisibile o non apprezzato, questa verità rimane immutata. Tu conti. Punto. La forza di allontanarsi e non voltarsi mai indietro. Hai mai realizzato che il tuo valore non è qualcosa da dibattere o negoziare? È già stabilito dal semplice fatto che esisti, che respiri, che hai la capacità di creare il tuo percorso in questo mondo. La chiave è frequentare solo persone che ti elevano, la cui presenza evoca il meglio di te, consigliava Epitteto. Eppure, commettiamo l'errore critico di credere che il nostro valore dipenda dai nostri successi o dalle percezioni degli altri. Diventiamo ossessionati dal raggiungere traguardi, soddisfare aspettative e ottenere approvazione, dimenticando che il nostro valore intrinseco esiste indipendentemente da qualsiasi convalida esterna. Ascolta attentamente. Non hai bisogno di dimostrare il tuo valore a nessuno. Non hai bisogno di soddisfare gli standard di qualcun altro, realizzare i loro sogni o conformarti alle loro aspettative. Tu conti esattamente come sei in questo momento, con tutte le tue cicatrici di battaglia, imperfezioni e qualità uniche. Ho lavorato con un dirigente d'azienda che ha trascorso 20 anni a spiegare ogni decisione al suo consiglio, alla sua famiglia, persino ai suoi amici. Elaborava giustificazioni complesse per scelte che non ne richiedevano alcuna. Il giorno in cui ha smesso di spiegare è stato il giorno in cui ha rivendicato il suo potere. La sua fiducia è diventata incrollabile perché non dipendeva più dalla comprensione degli altri. Quando ti rendi conto che non manca nulla, il mondo intero ti appartiene, osservò Lao Tzu. E questo è il profondo cambiamento che avviene quando interiorizzi veramente che conti. Smetti di cercare convalida esterna. Smetti di misurare il tuo valore rispetto alle aspettative degli altri. Smetti di lasciare che i loro giudizi definiscano la tua identità. Invece, inizi a vivere autenticamente, prendendo decisioni basate su ciò che serve al tuo bene più alto, non su ciò che gli altri pensano che dovresti fare. Onori i tuoi bisogni, desideri e sogni, perché sai di essere degno di tutto ciò che hai sempre desiderato. Ciò che ti rende importante non è ciò che realizzi, è chi sei nel profondo, la tua gentilezza, la tua resilienza, la tua prospettiva unica. Queste qualità ti rendono insostituibile in un mondo che ha disperatamente bisogno esattamente di ciò che offri. Non perdere più tempo a discutere su come dovrebbe essere una brava persona. Sii una, consigliava Marco Aurelio. Questo è il tuo percorso. Le sfide della vita possono farti mettere in discussione il tuo valore. Affronterai ostacoli
e persone che cercheranno di diminuire la tua luce. Ricorda questo: le loro opinioni non determinano il tuo valore. Non sei definito da fallimenti, errori o battute d'arresto. Sei definito dalla tua capacità di risorgere, di perseverare, di credere in te stesso nonostante le circostanze. Ecco una verità che molti fanno fatica ad accettare. Non devi essere perfetto per contare. La perfezione è un mito, un miraggio che ti tiene costantemente a inseguire senza mai arrivare. Le tue imperfezioni non diminuiscono il tuo valore, evidenziano la tua umanità. L'impedimento all'azione fa avanzare l'azione. Ciò che ostacola diventa la via, scrisse Marco Aurelio. Le tue lotte non stanno sottraendo al tuo valore, stanno aggiungendo alla tua profondità. È facile scoraggiarsi quando la vita non si svolge come previsto. In quei momenti bui, ricorda, sei abbastanza. Il tuo valore non è legato ai risultati, è intrinseco alla tua esistenza come essere cosciente. Non hai bisogno di dimostrare nulla. Non hai bisogno di soddisfare aspettative arbitrarie. Non hai bisogno di contorcerti per adattarti allo stampo di qualcun altro. Sei degno di amore, rispetto e abbondanza semplicemente perché esisti. Il mondo può essere spietato. Le persone cercheranno di abbatterti. Le sfide metteranno alla prova la tua determinazione. Il dubbio ti sussurrerà all'orecchio durante i momenti di silenzio. Attraverso tutto questo, ricorda che conti. La tua esistenza ha uno scopo. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Marco Aurelio ricordava a se stesso quotidianamente. Quindi smetti di scusarti per chi sei. Troppi di noi sono stati condizionati a credere che dobbiamo scusarci per la nostra unicità, le nostre forze, la nostra autenticità per ottenere accettazione. Ci diminuiamo. Nascondiamo la nostra luce, tratteniamo parti di noi stessi per rendere gli altri a proprio agio, ma ricorda questa verità. Non devi scuse a nessuno per essere te stesso. Non devi spiegazioni a nessuno per la tua esistenza, i tuoi sentimenti o il percorso che stai percorrendo. Tu sei chi sei e questo è più che sufficiente. Mantenere la tua missione. Attraverso le tempeste della vita. La verità più trasformativa che interiorizzerai mai è questa. Non sei nato per essere sconfitto. Non sei stato progettato per rimanere abbattuto, schiacciato sotto le pressioni implacabili della vita. Sei stato creato per elevarti, indipendentemente da ciò che si frappone sul tuo cammino. Prima di a te stesso cosa vorresti essere, poi fai ciò che devi fare, consigliava Epitteto. Questa è l'essenza del mantenere la tua missione contro ogni probabilità. Quando gli ostacoli sembrano insormontabili, quando i problemi sembrano moltiplicarsi più velocemente delle soluzioni, ricorda che questi momenti non sono destinati a spezzarti, sono progettati per forgiarti in qualcosa di straordinario. Ho lavorato con una donna che ha perso tutto in un fallimento aziendale catastrofico, la sua reputazione, i risparmi e la fiducia, tutto sparito. Per mesi si è spiegata a tutti, investitori, famiglia, ex dipendenti. Poi un giorno ha smesso di spiegare e ha iniziato a ricostruire. 3 anni dopo, la sua nuova impresa ha superato tutte le aspettative. Cosa è cambiato? Ha smesso di cercare comprensione da coloro che non potevano darla. Scegli di non essere danneggiato e non ti sentirai danneggiato, non sentirti danneggiato e non lo sei stato, scrisse Marco Aurelio. Questo è il tuo superpotere, la capacità di definire ciò che ti sconfigge. Ci saranno giorni in cui l'universo sembrerà cospirare contro di te. Giorni in cui ti sentirai come se stessi annegando, quando tutto crolla simultaneamente, quando niente va bene. In questi momenti più bui metterai in discussione te stesso. Ti chiederai se sei abbastanza forte, capace, degno della vita che stai lottando per creare. Ma ricorda chi sei. Sei qualcuno che ha già superato innumerevoli ostacoli. Hai affrontato battaglie che avrebbero spezzato altri e ne sei uscito più forte ogni volta. Questa sfida è solo un'altra pietra miliare nel tuo viaggio verso la grandezza. Le lotte della vita non ti definiscono, ti affinano, possono plasmare il tuo carattere,
ma non possono spezzare il tuo spirito a meno che tu non ceda loro quel potere. Ogni battuta d'arresto è un'opportunità per crescere, imparare e elevarti più in alto di prima. La forza che cerchi non si trova nelle circostanze esterne, risiede già dentro di te. È sempre stata lì, in attesa che tu vi acceda. La tua grandezza non è qualcosa che devi creare, è qualcosa che devi scoprire. Quando lo scoraggiamento si insinua, quando arrendersi sembra ragionevole, quando allontanarsi sembra giustificato, è precisamente in quel momento che devi ricordare chi sei. Non sei qualcuno che si arrende, sei qualcuno che combatte, sei qualcuno che si rialza quando tutto e tutti ti dicono di cadere. Il percorso verso la realizzazione non doveva essere facile, ma eri destinato a percorrerlo. E mentre prosegui, imprimi questa verità nella tua anima. Non importa quante volte inciampi, possiedi il potere di rialzarti di nuovo. Non sei definito dai tuoi fallimenti, sei definito da quante volte ti rialzi. C'è un immenso potere nella resilienza, non nell'evitare le difficoltà, ma nel rifiutare di lasciare che determinino il tuo futuro. Ogni volta che ti elevi al di sopra di una sfida, diventi più forte, più saggio, più capace. Le tue vittorie potrebbero non essere sempre celebrate dagli altri, potrebbero non fare notizia o guadagnare applausi, ma ogni volta che ti elevi, dimostri a te stesso quanto sei veramente potente. Elevarsi non riguarda il non cadere mai, riguarda l'avere il coraggio di alzarsi di nuovo ogni singola volta. Riguarda il rifiutarsi di lasciare che le sfide della vita spezzino il tuo spirito. Riguarda l'andare avanti, anche quando il percorso davanti è avvolto nell'incertezza. Quando ti elevi al di sopra delle tue circostanze, diventi un faro per altri, ancora persi nelle loro tempeste. Il tuo viaggio ispira altri a continuare quando sentono di non poter fare un altro passo. La tua resilienza diventa l'esempio che altri seguono quando affrontano i propri demoni. La vita non sarà mai priva di sfide, ma questo non significa che devi accettare la sconfitta o accontentarti di meno di ciò che meriti. Sei destinato a più delle tue circostanze, più del tuo passato, più dei tuoi fallimenti. Il tuo futuro inizia con la tua decisione di elevarti. Non importa cosa stai affrontando in questo momento. Ricorda, non sei isolato nelle tue lotte. Tutti affrontano momenti di dubbio, difficoltà e la tentazione di arrendersi. È in questi momenti che devi scavare più a fondo e trovare la forza di elevarti. La migliore vendetta è essere diversi da colui che ha inflitto l'offesa, consigliava Marco Aurelio. Elevati al di sopra di coloro che hanno cercato di mantenerti piccolo. Hai tutto ciò di cui hai bisogno dentro di te. Non lasciare che la paura o il dubbio definiscano il tuo futuro. Sei destinato alla grandezza. Il tuo momento è adesso, non domani, non la prossima settimana, non quando le condizioni sono perfette. Adesso. Hai trascorso anni ad aspettare il momento giusto, ma la verità è che il momento giusto non sta arrivando, è già qui. In questo preciso momento hai tutto ciò che serve per iniziare. Il momento di agire non è in un futuro lontano. Il tuo momento è adesso. Elevarsi, oltre le aspettative degli altri e reclamare il tuo destino. Le decisioni che prendi oggi non sono solo scelte fugaci, sono le pietre fondanti del tuo futuro. Questo momento, proprio ora, è la tua opportunità per dichiarare che non sarai più prigioniero della tua stessa esitazione. Quanto tempo aspetterai prima di esigere il meglio per te stesso? Sfidava Epitteto. La risposta deve essere non un momento di più. C'è un potere grezzo, innegabile nell'agire ora, in questo preciso momento, piuttosto che aspettare condizioni perfette che non arriveranno mai. Anche il più piccolo passo compiuto oggi ti magnetizza verso la persona che sei destinato a diventare. Quando finalmente avanzi con convinzione, l'universo risponde. Le opportunità si materializzano, i sostenitori emergono, le risorse appaiono, ma niente di tutto questo accade finché non fai quel cruciale primo passo. E il tuo momento per iniziare a muoverti è adesso. Non perdere più tempo a discutere su come dovrebbe essere una brava persona. Sii una, insegnava Marco Aurelio. Hai accumulato abbastanza esperienze, abbastanza lezioni, abbastanza intuizioni.
Ora è il tuo momento di elevarti e reclamare ciò che ti appartiene di diritto. Il mondo sta aspettando, a volte impazientemente, che tu entri pienamente nel tuo potere e scopo, che tu faccia ciò per cui sei nato. Il tuo momento è adesso per smettere di esitare, smettere di dubitare, smettere di trattenere parti di te stesso. Ho lavorato con uno scrittore che ha trascorso 7 anni a spiegare a tutti perché il suo romanzo non era finito. Aveva giustificazioni elaborate, ragioni complesse, scuse dettagliate. Il giorno in cui ha smesso di spiegare e ha iniziato a scrivere è stato il giorno in cui tutto è cambiato. 18 mesi dopo, il suo libro è stato pubblicato con acclamazione della critica. Se sei addolorato da qualsiasi cosa esterna, non è questa cosa che ti disturba, ma il tuo giudizio su di essa, osservò Marco Aurelio. Smetti di dare il tuo giudizio e quindi il tuo potere a coloro che non lo meritano. Se non ora, quando? Se non tu, chi? Il momento di agire non è domani o la prossima settimana o quando ti sentirai più pronto. Il momento è adesso. Questo momento, questo respiro. Non c'è più attesa, non più prove, non più preparazioni. C'è solo l'azione. Questo è il tuo momento di brillare, il tuo momento di elevarti. Il tuo tempo è adesso. E se abbracci veramente questa verità, sposterai montagne, realizzerai cose che non hai mai creduto possibili. Quindi smetti di spiegarti a persone che hanno già deciso di non capirti. Smetti di scusarti per occupare spazio in un mondo che ha bisogno esattamente di ciò che offri. Smetti di diminuirti per rendere gli altri a proprio agio con la loro mediocrità. L'unica persona a cui devi spiegarti è quella che ti fissa nello specchio. E quella persona sa già che sei abbastanza. Sei degno, sei meritevole. Continua ad andare avanti. Il tuo momento è adesso. Lascia che parlino. Lascia che mettano in dubbio. Lascia che dubitino. Ma tu continua a brillare. Continua a elevarti. Continua ad allontanarti da tutto ciò che non serve al tuo bene più alto, muovendoti costantemente verso tutto ciò che è sempre stato destinato a te. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.